Amici di GZ, oggi scopriremo insieme come preparare il dolce simbolo delle feste natalizie, il panettone, ma lo faremo col lievito di birra. Armatevi di pazienza e di tempo, ma vedrete che seguendoci passo passo sarà facile anche per i meno esperti. Manuel ai fornelli. Pronti? Via! Partiamo dalla biga, verso la farina in ciotola, il lievito di birra fresco sbriciolato, malto e il latte a temperatura ambiente. Una breve mescolata con la marisa. Che cos'è la biga? La biga non è nient'altro che un preimpasto, è la cugina del Pulish. Donerà gusto, profumo e conservabilità al nostro panettone. Come avrai notato dagli ingredienti, in questa ricetta non è presente il lievito madre, quindi abbiamo bisogno di una spintarella e la nostra biga ce la darà. Se volete fare la ricetta del panettone con il lievito madre, trovate la ricetta sul giallo zafferano. La biga è pronta, la metto in ciotola, copro con pellicola e la lascio maturare un'ora a temperatura ambiente, dopodiché 12 ore in frigorifero. Ecco la mia biga maturata. Come vedi, non è triplicata, non è gigantissima, è soltanto maturata. Ma che bella! Che profumi! La trasferisco direttamente in planetaria. Ora le farine 00 e Manitoba, lievito di birra fresco e lo zucchero. Monto il gancio alla mia planetaria e faccio partire. Aggiungo le uova, un po' alla volta. Ora lascio impastare fino a incordatura. Impasto incordato. Posso aggiungere il burro, mi raccomando, a temperatura ambiente, ma soprattutto un pezzetto per volta. Lasciamo che l'impasto assorba ogni pezzetto di burro prima di aggiungere l'altro. Recupero l'ultimo pezzetto di burro e lascio incordare. Impasto incordato. Stoppiamo la planetaria. Vedete come è incordato? Con l'aiuto di un tarocco trasferiamo il nostro bell'impasto sul piano da lavoro. Diamo qualche piega all'impasto. Così. Si iniziano già a intravedere le prime bollicine. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Trasferisco l'impasto in una ciotola, lo lascio riposare un'ora a 26-28 gradi, dopodiché 12 ore in frigorifero. Se anche tu come me non disponi di una casa così calda, ti do un piccolo trucchetto su come ottenere 26-28 gradi. Nel mio forno posiziono un pentolino con l'acqua calda, si creerà una camera di lievitazione casalinga, ma sicuramente efficace. Ecco il nostro impasto dopo 12 ore di lievitazione e rinvenuto a 26-28 gradi per 2 ore. Ora, via la pellicola. Preleviamo il nostro impasto e lo inseriamo in planetaria. Aggiungiamo la farina, lo zucchero, uova e i tuorli, i semi di una bacca di vaniglia, grattugio la scorza di limone, mi raccomando sempre la parte gialla, monto il gancio e posso impastare. Aggiungo il sale.
Lascio lavorare la macchina a bassa velocità e attendo che l'impasto si incordi bene. È arrivato il momento di aggiungere il burro. Anche qui, come nell'impasto precedente, un pezzetto alla volta. Burro sempre a temperatura ambiente. Io mi aiuto con un cucchiaino. Non appena viene incorporato, aggiungo il successivo. Ultimo pezzo di burro. Tac! Mentre la planetaria lavora, mi occupo dei canditi. Opla! Bel tagliere, un bel coltello. E taglio a cubetti l'arancia. E il cedro. Quando ero piccolo, a me i canditi non piacevano. Preferivo di gran lunga la versione del panettone con le gocce di cioccolato. Su Giallo Zafferano trovi due ricette imperdibili. Una fichi e noci e l'altra amarene e cioccolato. Buonissimo. Ok, apriamo. Guarda già l'impasto come è bello incordato. Aggiungiamo arancia, cedro e l'immancabile uvetta che ho precedentemente ammollato e strizzato per bene. Faccio ripartire la planetaria, giusto qualche giro per far incorporare la frutta candita. Basta così. Il nostro impasto ha finito la sua lunga corsa con la planetaria. Opla. Mi bagno un attimo le mani. Sarà più facile staccare l'impasto dal gancio. Tarocco. Opla. E trasferiamo l'impasto sul piano da lavoro. Ora, per dargli una forma bella sferica, do le cosiddette slap and fold, cioè letteralmente schiaffo e piega. Mi aiuto col tarocco. Se sentite l'impasto ancora un po' nervoso e appiccicadiccio, lo lasciamo riposare un paio di minuti. Guarda già come cambia. Ma che bello! Ora ciotola. Copro con pellicola. E lo lascio lievitare altre 2 ore e mezza a 26-28 gradi. Ecco il mio impasto bello lievitato. Guarda che bello. Via la pellicola. Con l'aiuto di un tarocco lo trasferisco sul piano da lavoro. Altro giro di pieghe. Fino ad ottenere una palla. Molto delicatamente adagio l'impasto dentro lo stampo. Perfetto. Ora il panettone deve lievitare per altre 3 ore alla solita temperatura, cioè tra 26 e 28 gradi. Comunque l'impasto dovrà arrivare a 2 cm dal bordo dello stampo. Ultima lievitazione completata. Guarda che bello. L'impasto è arrivato a 2 cm dal bordo dello stampo. Io l'ho tenuto adesso 30 minuti all'aria fresca per far sì che si formi in superficie una sottilissima pellicina, perché adesso arriva la parte più divertente, il taglio. Io ho una comodissima e affilatissima lametta. Se non ce l'hai in casa andrà benissimo un coltello, purché sia anche lui molto ben affilato. Una piccolissima noce di burro la appoggiamo al centro della croce, così svilupperà meglio in cottura. Possiamo infornare. 175 gradi, modalità statica, per 50 minuti. Nel mio forno, dopo 5 minuti,
posizionerò una leccarda sul ripiano superiore del forno per far sì che non si colori troppo la superficie. Eccolo qui! Ragazzi, che profumo! Ma che soddisfazione dopo tutto questo lavoro! Dobbiamo infilzarlo. E ora ribaltiamolo. Lo lasciamo raffreddare a testa in giù per circa 6 ore. Questo servirà a fargli mantenere la forma e a non far creare condensa sulla parte inferiore. Non appena si sarà raffreddato, potremo tagliarlo. E che soddisfazione! Ma che bello! Tutta la fatica sarà ripagata in questo momento. Ci sono voluti 2 giorni, però, raga, che soddisfazione! Mi raccomando, preparatelo anche voi a casa, fategli una bella foto e taggateci su tutti i social. Per qualsiasi domanda, consiglio o chiarimento, scrivetelo pure nei commenti, vi risponderemo sicuramente, promesso. Io lo assaggio e vi auguro buon panettone a tutti. Dopo tutta sta fatica. Buonissimo ragazzi, buonissimo! Buone feste! Ciao! Proprio buono!